Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi vi facciamo vedere cosa si può fare con l'acqua, cioè i trattamenti che possiamo fare all'acqua. Prima di tutto andiamo a togliere l'etichetta, a prescindere se è la bottiglia di vetro, di plastica, dove la compriamo, noi togliamo l'etichetta. Sull'etichetta ci sono delle informazioni che non vorremmo mai assorbire. La prima cosa che si fa è questa: con un coltello andare a cercare di togliere l'etichetta in questo modo qua. Come seconda cosa, se possiamo, travasiamo l'acqua, la andiamo a sbroccare, perché è la cosa più importante di toglierla dal contenitore. In questo caso è plastica, è importantissimo. In più la andiamo a far respirare. Con calma. Allora, una cosa importante, adesso mi fermo perché ci serve 1 litro in questo caso, mi tengo da parte un goccino d'acqua per fare la prova se lo voglio fare ogni passaggio. E la lascio qui. Una volta sbroccata, dobbiamo scegliere quale sistema vogliamo programmare o deprogrammare l'acqua. Importante, prima di ogni misura, io posso fare la misura in questo momento? Sì. Sono a posto con il cielo? Sono a posto con tutto il resto? Poi scenderemo nei particolari magari. Lo posso fare la stessa cosa con il biotensor. Così mi dice sì, il luogo è giusto, io sono giusto, sono equilibrato cielo-terra con tutti i miei. Posso fare la misura? Sì, posso procedere. Ok. Allora, dettaglio importante. Vado a testare quale dei 2 quadranti mi servirà per andare a programmare l'acqua o a deprogrammare l'acqua o comunque a trattare l'acqua. Posso farlo col biotensor o posso fare con il pendolo. Mi dirà sì su tutte e 2, no su uno o sull'altro. Poi posso scegliere il migliore. Qual è il migliore di questi 2? E qui mi inizia a girare subito. Destroso. Una volta scelto il quadrante, metto la brocca sopra e vado a testare quante ore o quanti minuti dovrà rimanere su questo quadrante, e lo faccio in questo modo: 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore. A 4 ore già mi sta iniziando a tagliare il mio tensor, quindi è 3 ore e mi ritorna a dire sì. Io so che in questo sistema dovrò aspettare 3 ore per poterla bere. Posso anche usare l'argento puro al 99%. Posso usare le pietre, non dentro, perché molte pietre dentro non vanno bene, possono essere solo messe fuori. E vado di nuovo a testare, in questo caso lo butto dentro, l'argento ci può stare dentro perché è antibatterico. In più fa decantare tutto quello che c'è di non buono nell'acqua. In questo caso posso andare a vedere anche quante ore posso trattare questa cosa prima di berla. 1, 2 ore, 3 ore, 4 ore. In questo caso 4 ore, 5 ore. Mi sta dicendo ancora sì. Io tra 5 ore provo 6 ore, conferma, già mi taglia. Dopo 5 ore, tutta la notte, anzi la sera, se voglio prendere dal rubinetto, la miglior cosa, la prendo dal rubinetto piano piano, la faccio percolare, la metto nella brocca, ci lascio
questo lingotto da 10 grammi, che va bene, di argento tutta la notte. La mattina cosa faccio? Vado a travasare, dopo di queste 5 ore, vado a travasare piano piano la brocca in una bottiglia di vetro, lasciando 2 dita. Lo faccio sempre piano piano. Due dita d'acqua, questa la butto. La posso buttare nella terra, nei fiori, che non vada comunque sprecata. Ha respirato tutta la notte, quindi il cloro è andato via. E l'acqua che c'è in questa bottiglia è la miglior acqua che possiamo avere. Poi possiamo andarla a trattare in questo modo. Con le pietre, lo lasciamo qui, così. Oppure con l'aiuto di una chiocciola. Allora, in questo caso potremo togliere questa struttura e metterci il sughero, un tappo di sughero, la miglior cosa. Allora, vi ricordate il bicchiere iniziale? L'andiamo ad assaggiare. Prima di tutto l'odore, come entra in bocca e come si propaga, e che tipo di legame c'è con la struttura dell'acqua. Faccio il confronto, odore, come entra in bocca e che sapore ha. In questo caso, anche se è poco tempo, si sente questo che ha un odore di fresco e l'altro che ha un odore un po' più, un sapore un po' più di plastica. Anzi, odore di plastica, sapore di plastica, un po' più confusionato il fluire dell'acqua, qua è molto più coerente. Fatele queste prove perché sono importanti. Odore, sapore, ma prima di tutto meccanica, come entra nella bocca e dove va a finire, sul palato, in fondo alla bocca, in fondo alla lingua, quello che succede in bocca, insomma. Fateci caso, faremo altri video per l'acqua. Sempre se vi interessa,